Parliamo adesso delle forme di pagamento. Allora, noi per politica aziendale accettiamo soltanto il bonifico bancario anticipato. Questo ve lo dico perché, il bonifico è l'unica forma di pagamento realmente sicura, ok? Una cosa da sapere è che non tutti i circuiti bancari accettano il bonifico istantaneo. Perché ve lo dico? Perché ci è capitato tante volte anche a noi che arriva un cliente su appuntamento, vede l'orologio che gli piace e vorrebbe portarlo via subito e ci dice faccio un bonifico istantaneo. In realtà non tutte le banche comunicano tra loro con il bonifico istantaneo, per cui questa cosa tenetela presente se volete far valere la regola pagare moneta, vedere cammello, ossia fare uno scambio contestuale. Io ti do l'orologio, te mi paghi nello stesso momento. Tenetelo bene a mente. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è come viaggiano gli orologi. Gli orologi devono viaggiare con dei corrieri assicurati. Ci sono delle compagnie quali Ferrari, Malk Amit, che sono specializzati in trasporto di preziosi. Questo perché? Perché se voi vi rivolgete a un qualsiasi altro corriere e volete assicurare l'oggetto, non ve lo accetta se dichiarate che è un Rolex, un Omega, un Panerai, non ve lo accetta. C'è proprio una regolamentazione interna che anche se l'intermediario, che può essere un punto di raccolta qualsiasi, ve lo accetta, l'oggetto non è coperto da assicurazione e spesso e volentieri quando viene portato alla sede centrale sull'assicurazione c'è scritto, non so, Rolex così, non viene inoltrato. Solamente le grandi compagnie come Ferrari e Malk Amit hanno dei contratti interni con questi spedizionieri. Spedizionieri intendo FedEx, DHL, UPS, qualsiasi. Da privato non è possibile, nemmeno da commerciante. Noi non riusciamo a avere un'assicurazione tramite questi corrieri. Dobbiamo avvalerci di Ferrari e Malk Amit. Se spedite questi oggetti dovete dichiarare quello che non è, quindi vi accollate un rischio. Sì. Assegni. Non accettate assegni, a meno che non si parli di persone di cui vi fidate, che conoscete bene. A questo proposito vi faccio raccontare da Stefano un aneddoto che pare una storia straordinaria, in realtà gli è capitata davvero. Ascoltate. Allora, rientra nel discorso datevi una regola e rispettatela, qualsiasi siano le condizioni esterne che vi possono capitare. Io ero ospite a una scena di beneficenza di un noto politico livornese e mi viene presentato un signore che voleva vedere un orologio molto importante per la sua fidanzata. Mi si presenta questo signore molto distinto, tutto vestito, importante, Porsche, aveva tutte le carte in regola della persona benestante. Vabbè, comunque, mi dà appuntamento il giorno dopo nell'ufficio di questo signore, del politico. Ci troviamo là, io mi faccio prestare da un collega un orologio piuttosto importante, perché a quei tempi si parlava di un masterpiece di Rolex, cioè era un medio tutto diamantato. Si presenta questo signore in ufficio con la fidanzata, modella russa da paura, comunque che non parlava una parola di italiano. Lui gli fa vedere l'orologio, gli chiede che gli piace. Lei annuisce, sì, certo gli piace, noi facciamo piacere. E quindi mi dice va bene, lo prendo e tira fuori un blocchetto degli assegni. Io a quel punto dico guardi, a me dispiace ma io per politica aziendale mi faccio un bonifico perché se no non gli posso consegnare l'orologio. Il politico mi disse ma come Stefano, te l'ho presentato io, mi metti in difficoltà anche con il mio amico che ora deve tornare su a Milano. E io mi sentivo un po' nel mezzo, capiamoci, ero nel mezzo a queste due persone che tra le altre cose questo signore debuttò con guardi non c'è problemi, io le faccio l'assegno, quando lei l'ha incassato mi consegna l'orologio. Il politico disse Stefano più di così.
E io seguii la vocina però. La vocina dissi grazie, sarà mia cura farvelo avere al più presto. Esco di lì col mio orologio e l'assegno, vado in banca, verso l'assegno. Non è passata mezza giornata, mi telefona il direttore di banca, assegno bloccato, persona che aveva cercato di fare delle truffe, ce l'aveva di tutte. Mi rendono l'assegno, chiamo questo signore che non mi risponde, poi a fine serata riesco a mettermi in contatto e lui mi fa, guardi, gli ho detto c'è un problema con questo assegno risulta conto estinto e c'è anche dei problemi al retro. Sì, lo so, strappalo pure. Come lo strappalo? Sì, a me mi serviva per portare a letto la russa. Sì, ma se avevo dato l'orologio hai portato a letto anche me. E poi non è finita qui. Chiamo questo signore, questo che me l'ha presentato, il famoso politico, gli racconto il fatto e lui mi risponde: Stefano, sono i rischi del mestiere. E lui aveva garantito per questo signore che signori datevi una regola e rispettatela. Come uscite da questi binari sapete che potete deragliare. Mi raccomando, questo è il consiglio di uno che in 32 anni l'ha vista di tutte. Allora, noi non accettiamo l'assegno circolare a meno che non si tratti di una persona che conosciamo bene, della quale diciamo ci possiamo fidare. Questo perché, allora, tanto per farvi un esempio, qualche tempo fa il programma TV Le Iene ha fatto vedere un bel filmato di una banda che hanno ribattezzato la banda del Rolex che faceva truffe proprio con assegno circolare. Come funzionava un po' questo tipo di truffa? Allora, mettiamo il caso che io ho un bel Rolex e lo metto in vendita online. Stefano, che è il truffatore, lo vede e decide di comprarmelo. Certo. Quindi mi contatta e mi dice: guarda Virginia, ci troviamo nella tua banca e facciamo lo scambio, io ti pago con assegno circolare e te mi dai l'orologio. Quindi cosa dico? Io sono tranquilla perché lo scambio si fa nella mia banca e quindi mi sento un attimo tutelata. Posso controllare l'assegno? Posso controllarlo, ho il mio bancario di fiducia che fa tutta la procedura per me, per cui io mi sento tranquilla. Quindi che succede? Si va in banca, nella mia banca, Stefano, che è il truffatore, mi dà l'assegno circolare, io lo passo al mio bancario che lo controlla e chiama per telefono la banca di Stefano. Dalla banca di Stefano risponde il bancario che gli dice: l'assegno è regolare ed è stato correttamente emesso, per cui io sono tranquilla, do il mio orologio a Stefano e aspetto che l'assegno circolare venga regolarmente depositato. Peccato però in tutta questa storia che Stefano sia un truffatore e che dietro di lui ci sia la banda del Rolex, per esempio, come c'è questa, magari ce ne possono essere altre, e che il bancario che ho chiamato in realtà non è il vero bancario della banca, ma è uno della banda di Stefano, un complice, che ha intercettato la telefonata tramite una centralina telefonica e che l'assegno circolare in realtà sia semplicemente un clone. Quando me ne accorgo io? Quando dopo 3-4 giorni vado in banca e vedo che non ho nessun tipo di accredito. Quindi breve storia triste. E questo non è un film, andatevi a vedere il video delle Iene che è sotto in descrizione. Sì, vi lascio il link così ve lo potete guardare. Non è un film, non sono gente improvvisata, sono attrezzati e sono preparati soprattutto. Ritorno al discorso delle regole fisse. Gli affari si fanno in un determinato modo.